Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Agrastat, Advanz Pharma Italia SRL, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Agrastat? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Agrastato durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Agrastat? Agrastat è un farmaco a base del principio attivo tirfibancloridrato monoidrato, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Advanz Pharma Italia SRL. Agrastat può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Agrastato 250 mcg/ml concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino 50 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Correvio. Concessionario. Advanz Pharma Italia SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Tirfibancloridrato monoidrato. Gruppo terapeutico. Antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Agrastata è indicato per la prevenzione dell'infarto del miocardio precoce in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta, senza sovraslivellamento del tratto ST-ACS, in cui l'ultimo episodio di dolore toracico si è manifestato nelle ultime 12 ore e con alterazioni all'ECG o incremento degli enzimi cardiaci. I pazienti che più verosimilmente traggono beneficio dal trattamento con Agrastat sono quelli ad alto rischio per lo sviluppo di infarto miocardico entro i primi 3-4 giorni successivi all'inizio dei sintomi di angina acuta compresi, ad esempio, coloro che probabilmente saranno sottoposti a procedura di angioplastica coronarica precoce, PCI. Agrastata ha anche indicato per la riduzione di eventi cardiovascolari maggiori nei pazienti con infarto miocardico acuto con sovraslivellamento del tratto ST-STEMI, che devono essere sottoposti a PCI primario. Vedere paragrafi 4, 2 e 5, 1. Agrastato deve essere impiegato con acido acetilsalicilico, ASA, ed eparina non frazionata. Posologia. Questo medicinale ha per esclusivo uso ospedaliero da parte di medici specialisti esperti nella gestione di sindromi coronariche acute. Agrastat concentrato deve essere diluito prima dell'uso. Agrastato deve essere somministrato con eparina non frazionata e farmaci antipiastrinici orali, compreso ASA. Posologia. In pazienti che sono trattati con una precoce strategia invasiva per ST-ACS ma per i quali non è stata pianificata un'angiografia per almeno 4 ore e fino a 48 ore dopo la diagnosi, Agrastat viene somministrato per via endovenosa ad una iniziale velocità di infusione di 0,4 microgrammi/kg/min per 30 minuti. Alla fine dell'infusione iniziale, Agrastato deve essere proseguito ad una velocità di infusione di mantenimento di 0,1 microgrammi/kg/min. Agrastato deve essere somministrato con eparina non frazionata, solitamente un bollo endovenoso di 50-60 unità U/kg contemporaneamente all'inizio della terapia con Agrastat, poi di circa 1000 U per ora, titolate sulla base del tempo di tromboplastina parziale attivata APT, che deve essere circa il doppio del valore normale, e terapia antipiastrinica orale, che include, ma non è limitata all'ASA, vedere paragrafo 5, 1, salvo controindicazioni.
Nei pazienti con STEACS che devono essere sottoposti ad angioplastica coronarica entro le prime 4 ore dalla diagnosi o nei pazienti con infarto miocardico acuto che si devono sottoporre ad angioplastica primaria Agrastat deve essere somministrato utilizzando un bollo iniziale di 25 microgrammi/kg somministrato in 3 minuti, seguito da una infusione continua ad una velocità di 0 a 15 microgrammi/kg/min per un periodo di 12-24 ore e fino a 48 ore. Agrastato deve essere somministrato con eparina non frazionata, dosaggio come sopra riportato, e terapia antipiastrinica orale, che include, ma non è limitata all'ASA, vedere paragrafo 5.1, salvo controindicazioni. Pazienti anziani. Non è necessario un aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza renale grave. Nell'insufficienza renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min, la dose di Agrastat deve essere ridotta del 50%, vedere paragrafi 4 e 5.2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Agrastat nei pazienti di età inferiore ai 18 anni non è stata stabilita. Non sono disponibili dati in questa popolazione. La tabella 1 viene fornita come guida per l'aggiustamento della dose in base al peso. Agrastat concentrato deve essere diluito per raggiungere la stessa concentrazione di Agrastat soluzione, come indicato nelle istruzioni per l'uso. Tabella 1. Tabella della posologia. Peso dei pazienti, chilogrammi, 0,4 microgrammi/kg/min. Dose di carico per la maggior parte dei pazienti, 0,4 microgrammi/kg/min. Dose di carico nell'insufficienza renale grave, 25 microgrammi/kg. Dose in bolo per la maggior parte dei pazienti, 25 microgrammi/kg. Dose in bolo nell'insufficienza renale grave. Velocità di infusione di carico per 30 ml/h. Velocità di infusione di mantenimento ml/h. Velocità di infusione di carico per 30 ml/h. Velocità di infusione di mantenimento ml/h. Bolo ml. Velocità di infusione di mantenimento ml/h. Bolo ml. Velocità di infusione di mantenimento ml/h. 30, 37, 16, 4, 8, 2, 17, 6, 8, 3, 38, 45, 25, 10, 3, 21, 7, 10, 4, 46, 54, 24, 6, 12, 3, 25, 9, 13, 5, 55, 62, 28, 7, 14, 4, 29, 11, 15, 5, 63, 70, 32, 8, 16, 4, 33, 12, 17, 6, 71, 79, 36, 9, 18, 5, 38, 14, 19, 7, 80, 87, 40, 10, 20, 5, 42, 15, 21, 8, 88, 95, 44, 11, 22, 6, 46, 16, 23, 8, 96, 104, 48, 12, 24, 6, 50, 18, 25, 9, 105, 112, 52, 13, 26, 7, 54, 20, 27, 10, 113, 120, 56, 14, 28, 7, 58, 21, 29, 10, 121, 128, 60, 15, 30, 8, 62, 22, 31, 11, 129, 137, 64, 16, 32, 8, 67, 24, 33, 12, 138, 145, 68, 17, 34, 9, 71, 25, 35, 13, 146, 153, 72, 18, 36,
06 9 75 27 37 13. Inizio e durata della terapia con Agrastat in pazienti che sono trattati con una precoce strategia invasiva per MSTACS, ma per i quali non è stata pianificata un'angiografia per almeno 4 ore e fino a 48 ore dopo la diagnosi. La dose di carico di Agrastat pari a 0,4 microgrammi/kg/min deve essere iniziata subito dopo la diagnosi. La durata raccomandata dell'infusione di mantenimento deve essere di almeno 48 ore. L'infusione di Agrastat e di eparina non frazionata può essere proseguita durante l'angiografia coronarica e deve essere mantenuta per almeno 12 ore e non oltre le 24 ore successive all'angioplastica/aterectomia. L'infusione deve essere interrotta una volta che il paziente sia clinicamente stabile e non siano programmate dal medico curante ulteriori procedure di intervento coronarico. L'intera durata del trattamento non deve essere superiore a 108 ore. Se il paziente, a cui è stata diagnosticata una MSTACS, viene trattato con una procedura invasiva e sottoposto ad angiografia entro 4 ore dalla diagnosi, il regime imbolo di Agrastat pari a 25 microgrammi/kg deve essere iniziato all'inizio dell'angioplastica coronarica e l'infusione protratta per 12, 24 ore e fino a 48 ore. Nei pazienti con infarto miocardico acuto che devono essere sottoposti ad angioplastica primaria, il bolo di 25 microgrammi/kg deve essere iniziato il prima possibile dopo la diagnosi. Terapia concomitante, eparina non frazionata, terapia antipiastrinica orale, compreso ASA. Il trattamento con eparina non frazionata va iniziato con un bolo endovenoso di 50-60 U/kg e quindi proseguito con un'infusione di mantenimento di 1000 U per ora. La dose di eparina è titolata in modo da mantenere un APT di circa il doppio del valore normale. Salvo controindicazioni, tutti i pazienti devono ricevere farmaci antipiastrinici orali, che includono, ma non sono limitati all'ASA prima dell'inizio della terapia con Agrastat, vedere paragrafo 5.1. Questo trattamento deve protrarsi almeno per tutta la durata dell'infusione con Agrastat. La maggior parte degli studi, che hanno valutato la somministrazione di Agrastat come aggiunta all'angioplastica coronarica, hanno utilizzato l'ASA in associazione con clopidogrel come terapia antipiastrinica orale. L'efficacia dell'associazione di Agrastat con prasugrel o ticagrelor non è stata stabilita in studi clinici randomizzati controllati. Se è richiesta l'angioplastica coronarica, l'eparina deve essere interrotta al termine dell'angioplastica stessa e l'introduttore deve essere rimosso una volta che la coagulazione sia ritornata nella norma, ad esempio quando il tempo di coagulazione attivata, ACT, è inferiore a 180 secondi, di solito 2-6 ore dopo l'interruzione dell'eparina. Modo di somministrazione. Istruzioni per l'uso. Agrastat concentrato deve essere diluito prima dell'uso. Estrarre 50 ml da un contenitore con 250 ml di soluzione fisiologica allo 0,9% o soluzione glucosata al 5% sterili e sostituire con 50 ml di Agrastat, da un flaconcino perforabile di 50 ml, in modo da costituire una concentrazione di 50 microgrammi/ml. Mescolare bene prima dell'uso. Usare secondo le dosi riportate nella tabella precedente. Ove la soluzione e il contenitore lo permettano, i farmaci parenterali devono essere esaminati prima dell'uso per particelle o variazioni di colore rilevabili visivamente. Agrastat deve essere somministrato solo per via endovenosa e può essere somministrato con eparina non frazionata attraverso lo stesso deflussore. Si raccomanda che Agrastat sia somministrato con un set da infusione calibrato, usando materiale sterile. Prestare attenzione al fine di assicurare che non si verifichi il prolungamento del tempo di infusione della dose iniziale e che siano evitati errori di calcolo della velocità di infusione, sulla base del peso del paziente, per la dose di mantenimento. Controindicazioni. Agrastat controindicato in pazienti ipersensibili al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti della preparazione elencati al paragrafo 6.1 o che hanno sviluppato trombocitopenia durante una precedente somministrazione di un antagonista della recettore GTIB/IA.
Poiché copyright l'inibizione dell'aggregazione piastrinica aumenta il rischio di sanguinamento, aggrastata controindicato in pazienti con ictus nei 30 giorni precedenti o anamnesi positiva per ictus emorragico. Anamnesi positiva per patologia intracranica, ad esempio neoplasia, malformazione arterovenosa, aneurisma. Sanguinamento clinicamente rilevante in atto recente, nei 30 giorni precedenti il trattamento, ad esempio sanguinamento gastrointestinale, ipertensione maligna, trauma rilevante o intervento di chirurgia maggiore nelle 6 settimane precedenti, trombocitopenia, conta piastrinica. 100,000 mm 3, alterazioni della funzione piastrinica. Alterazioni della coagulazione, ad esempio tempo di protrombina 1,3 volte la norma INR, International Normalized Ratio, 1,5. Insufficienza epatica grave. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Non ha raccomandata la somministrazione di aggrastato da solo senza eparina non frazionata. L'esperienza di somministrazione concomitante di aggrastat con enoxaparina limitata, vedere i paragrafi 5, 1 e 5, 2. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso di diversi inibitori dell'aggregazione piastrinica aumenta il rischio di sanguinamento, così come la loro associazione con eparina, varfarina e trombolitici. I parametri clinici e biologici dell'emostasi devono essere monitorati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere aggrastato durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere aggrastato durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. I dati relativi all'uso di tirofiban cloridrato in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa più comunemente riportata durante la terapia con aggrastat, quando è stato usato contemporaneamente ad eparina, aspirina e terapia antipiastrinica orale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici si è verificato sovradosaggio involontario con tirofiban cloridrato, fino a 50 microgrammi/kg in bolo in 3 minuti o 1,2 microgrammi/kg come infusione iniziale. Si è verificato anche un sovradosaggio fino a 1,47 microgrammi/kg come velocità di infusione di mantenimento. Sintomi. Il sintomo di sovradosaggio più comunemente riportato è stato il sanguinamento, solitamente sanguinamento delle mucose e sanguinamento localizzato nel sito di accesso arterioso per il cateterismo cardiaco, ma anche casi singoli di emorragie intracraniche e sanguinamenti retroperitoneali. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Trattamento. Il sovradosaggio con tirofiban cloridrato deve essere trattato in funzione delle condizioni del paziente e con la valutazione del medico curante. Se è necessario il trattamento dell'emorragia, l'infusione di aggrastat deve essere interrotta. Devono essere anche considerate trasfusioni di sangue o trombociti. Aggrastat può essere rimosso mediante emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sangue e organi emopoietici, antitrombotici e euroantitrombotici e euroantiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. Codice ATC. B01AC17. Meccanismo d'azione. Tirofiban cloridrato. Tirofiban, ha un antagonista non peptidico del, proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Tirofiban non si lega in maniera significativa alle proteine plasmatiche e tale legame è indipendente dalla concentrazione nell'intervallo 0,01, 25 microgrammi/ml. La frazione plasmatica non legata a di circa il, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute e genotossicità.
In studi condotti su ratti maschi elenco degli eccipienti: cloruro di sodio, sodio citrato di idrato, acido citrico anidro, acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico e barra o idrossido di sodio, per la correzione del pH. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.